Ciao a tutti e benvenuti su un nuovo video di Italiano Vero. Oggi è una giornata molto particolare perché è il 1° aprile. Se volete learn Italian in modo divertente, siete nel posto giusto per fare un po' di Italian listening practice. Oggi io e Marta vi sveleremo i segreti di questa giornata così strana. Sapete che in Italia amiamo fare gli scherzi? Questa è una conversazione italiana autentica per aiutarvi a pensare in italiano e capire come scherziamo noi italiani. Ciao Luca, ciao a tutti. Sì, oggi bisogna stare molto attenti. Non si può credere a nulla di quello che si sente in giro. Per chi vuole imparare l'Italian for beginners, questo è un argomento perfetto, perché usiamo parole semplici ma molto comuni. Luca, hai già preparato qualche scherzo per oggi? Forse sì, o forse no. Ma prima di iniziare davvero la nostra chiacchierata, volevo dire una cosa importante ai nostri amici che ci guardano. Se vi piace questo modo di imparare con noi, iscrivetevi subito al canale Italiano Vero. Per noi è fondamentale la vostra iscrizione per far crescere il canale e continuare a creare video gratuiti. Mettete anche un bel like e scrivete un commento. Magari scrivete "Mi piace il pesce d'aprile", così capiamo che siete sintonizzati. Esatto, iscriversi è un piccolo gesto per voi, ma un grande aiuto per noi. E poi nei commenti potete praticare il vostro italiano basico. Ma torniamo a noi, Luca. Spieghiamo bene cos'è questo pesce d'aprile. Perché si chiama proprio così? Non è strano? Effettivamente è molto strano. Il pesce d'aprile è il nome che diamo alla tradizione di fare scherzi il 1° aprile. In molti paesi si chiama April Fool's Day, ma noi abbiamo questa immagine del pesce. Sai Marta, quando ero piccolo, a scuola, ritagliavamo dei pesci di carta e cercavamo di appiccicarli sulla schiena dei compagni, o ancora meglio, sulla schiena della maestra. È vero, è un classico intramontabile. La vittima cammina per tutta la classe con un pesce di carta sulla schiena e non lo sa. Tutti ridono e lei non capisce perché. È uno scherzo molto semplice, molto Italian A1 direi, ma funziona sempre. Però Luca, visto che siamo qui per insegnare, che ne dici di analizzare insieme qualche parola che abbiamo usato? Ottima idea! Facciamo una piccola analisi del lessico per i nostri studenti. La prima parola è sicuramente scherzo. Uno scherzo è qualcosa che si fa o si dice per ridere. Per esempio, Marta, ti ho fatto uno scherzo, non è vero che ho vinto la lotteria. È una parola base per ogni Italian lesson. La seconda espressione che mi piace molto è cascarci. Cascarci significa credere a uno scherzo, essere ingannati in modo divertente. Se io ti dico che oggi nevica e tu guardi fuori dalla finestra anche se è primavera, allora ci sei cascato. È un verbo utilissimo per la conversazione italiana di oggi. Molto vero. La terza parola è prendere in giro. Significa fare battute su qualcuno o fargli credere cose non vere per divertirsi. Non è una cosa cattiva se fatta tra amici, è un modo per stare insieme. Spesso diciamo, dai, non arrabbiarti, ti stavo solo prendendo in giro. Aiuta molto a rendere il parlato naturale. La quarta parola, molto specifica per oggi, è appiccicare. Significa attaccare qualcosa su una superficie, come il pesce di carta sulla schiena. Usiamo la golla o il nastro adesivo per appiccicare le cose. È un verbo che si usa tantissimo anche nella vita quotidiana, per esempio quando appiccichiamo un post-it sul frigorifero. La quinta parola è innocente. Diciamo spesso che uno scherzo è innocente quando non offende nessuno e serve solo a farsi una rasata. È importante che il pesce d'aprile rimanga uno scherzo innocente, altrimenti non è più divertente. Spero che queste parole vi aiutino a migliorare il vostro vocabolario italiano. Sicuramente. Usate una di queste 5 parole nei commenti qui sotto, per dirci se avete mai fatto uno scherzo o se qualcuno vi ha preso in giro oggi.
È un ottimo esercizio di ascolto italiano e scrittura. Ma senti Luca, tornando alla tradizione, tu hai mai ricevuto uno scherzo davvero pesante dove ci sei cascato in pieno? Oh Marta, se ci sono cascato. Mi ricordo ancora quel 1° aprile di qualche anno fa. Un mio caro amico mi chiamò prestissimo, saranno state le 6 di mattina. Io ero ancora nel mondo dei sogni e lui con una voce agitatissima mi disse: Luca, presto, guarda fuori, hanno rimosso la tua macchina con il carro attrezzi perché c'è un lavoro urgente sulla strada. Ma dai, alle 6 di mattina? È un colpo basso. E tu cosa hai fatto? Ti sei fiondato alla finestra in pigiama per controllare? Peggio, non ho nemmeno guardato fuori dalla finestra. Mi sono infilato le scarpe sopra il pigiama, ho preso le chiavi e sono corso giù in strada come un pazzo. Quando sono arrivato sul marciapiede ho visto la mia macchina parcheggiata tranquillamente al suo posto e dietro l'albero c'era lui, il mio amico, che filmava tutto con il cellulare e rideva come un matto. Mi sono sentito un vero sciocco, ma è stato un momento di italiano vero indimenticabile. Immagino la scena. Tu in pigiama in mezzo alla strada che cerchi una macchina che è proprio davanti a te. Questa è l'essenza del pesce d'aprile. Per chi vuole Learn Italian, queste storie sono fantastiche perché usiamo un linguaggio che si trova nei veri dialoghi in italiano, non solo nei libri di testo. Aiuta molto a capire come reagiamo noi italiani. Proprio così. E spero che questo racconto stia aiutando i nostri ascoltatori a fare un po' di Italian Listening Practice. Se vi state divertendo con i nostri racconti, ricordatevi di mettere un like al video. È un piccolo gesto che ci aiuta a far conoscere il nostro canale a chi, come voi, vuole imparare italiano in modo originale e divertente. E se volete diventare parte della nostra famiglia di studenti, iscrivetevi subito e cliccate sulla campanellina. Non costa nulla, ma per noi è preziosissimo per continuare a produrre questo Italian Podcast. Verissimo, Luca. Iscrivetevi per non perdere le prossime lezioni. Ma ora, che ne dici di fermarci un attimo per aiutare i nostri amici con il vocabolario italiano? Hai usato delle espressioni molto naturali che meritano una spiegazione per chi ci segue con i sottotitoli o vuole Learn Italian con sottotitoli. Hai ragione. Facciamo la nostra analisi del lessico. Vediamo 5 espressioni chiave di questa parte. La prima è colpo basso. Lo usiamo quando qualcuno fa uno scherzo o un'azione un po' sleale o troppo dura. Chiamare alle 6 di mattina è stato decisamente un colpo basso. La seconda è fiondarsi. Significa correre molto velocemente verso un posto, con grande urgenza e senza pensare. Luca si è fiondato in strada perché aveva paura per la sua macchina. È un verbo molto dinamico, perfetto per una conversazione italiana vivace. La terza è riderci sopra. Significa non arrabbiarsi per una situazione negativa o per uno scherzo, ma prenderla con filosofia e ridere. Anche se ero in pigiama, alla fine ho deciso di riderci sopra insieme al mio amico. È un ottimo modo per iniziare a pensare in italiano in modo positivo. La quarta espressione è essere nel mondo dei sogni. Significa stare dormendo profondamente e piacevolmente. È un modo molto comune per dire che qualcuno dorme ancora. Luca era nel mondo dei sogni quando ha ricevuto quella telefonata. È un'espressione ideale per chi studia italiano A2 o italiano B1. Sorrido. E la quinta espressione è sentirsi uno sciocco. Significa sentirsi un po' stupidi o ingenui per aver creduto a qualcosa di palese o assurdo. È quello che ho provato io guardando la mia macchina parcheggiata. Spero che queste parole vi siano utili per arricchire il vostro italiano basico. Grazie Luca, spiegazioni chiarissime come sempre. Amici, scrivete nei commenti se vi siete mai sentiti uno sciocco per un pesce d'aprile o se avete mai fatto un colpo basso a un amico. Ma ora Luca, cambiamo prospettiva. Abbiamo parlato di scherzi tra amici, ma cosa succede in Italia a livello più grande? So che anche i giornali e la televisione a volte partecipano a questa tradizione con notizie incredibili, vero? Oh Marta, hai toccato un tasto dolente.
In Italia i giornali, i siti web e persino i telegiornali si divertono tantissimo il 1° aprile. È una vera e propria sfida a chi inventa la notizia più assurda, ma che sembri vera. Per chi vuole imparare italiano, leggere i giornali italiani oggi è un esercizio di Italian Listening Practice e di lettura incredibile, perché bisogna capire se quello che scrivono è serio o è uno scherzo. È vero, mi ricordo un anno in cui un famoso quotidiano scrisse che il governo voleva mettere una tassa sull'aria condizionata basata sui metri quadri della casa. La gente era furiosa, molti hanno iniziato a scrivere commenti arrabbiati sui social prima di capire che era un pesce d'aprile. Questo è quello che succede quando non si riesce a pensare in italiano in modo critico durante questa giornata. Esattamente. E qui entra in gioco l'importanza di seguire canali come il nostro, Italiano Vero, perché noi vi insegniamo non solo le parole, ma anche la cultura e il modo di vivere degli italiani. Se vi sta piacendo questa conversazione italiana e volete supportarci, ricordatevi di iscrivervi al canale. È davvero fondamentale per noi. Più iscritti abbiamo, più video possiamo produrre per aiutarvi a migliorare il vostro livello, che sia Italian A1, Italian A2 o Italian B1. Mettete anche un like se volete altri video sulle tradizioni italiane. Davvero, il vostro supporto è il motore di questo canale. E commentate sempre, ci piace leggervi. Ma torniamo ai media, Luca. Anche in televisione fanno scherzi incredibili. A volte annunciano scoperte scientifiche assurde, come l'invenzione di un traduttore per cani e gatti che permette di capire esattamente cosa dicono i nostri animali domestici. Sarebbe bello, vero? Magari, ma purtroppo è solo un altro modo per farci cadere nella trappola. In questa parte della nostra chiacchierata abbiamo usato dei termini molto interessanti per la vostra conversazione italiana. Che ne dici, Marta? Facciamo la nostra solita analisi del lessico? Certamente. Ecco 5 espressioni o parole chiave che abbiamo appena usato. La prima è notizia bomba. Si usa per descrivere una notizia sensazionale, improvvisa e molto importante. Il 1° aprile, però, le notizie bomba sono quasi sempre dei pesci d'aprile. La seconda parola è bufala. Nel linguaggio giornalistico e quotidiano, una bufala è una notizia falsa, inventata di sana pianta per ingannare le persone. È un termine fondamentale per chi vuole learn Italian oggi, perché si sente spessissimo in TV e sui social. Non confondetela con la mozzarella di bufala, che invece è buonissima. Giusta osservazione. La terza espressione è abboccare all'amo. È una metafora che viene proprio dal mondo della pesca. Il pesce abbocca all'amo e viene catturato. In senso figurato significa credere a una bugia o a uno scherzo. Se credi a una bugia, hai abboccato all'amo. È perfetto per descrivere un pesce d'aprile riuscito. La quarta parola è verosimile. Qualcosa è verosimile quando sembra vero, anche se non lo è necessariamente. Gli scherzi migliori sono quelli verosimili perché sono i più difficili da smascherare. Per chi studia Italian B1, imparare a distinguere tra vero e verosimile è un ottimo esercizio linguistico. E la quinta parola è smentita. La smentita è la dichiarazione ufficiale con cui si dice che una notizia precedente era falsa. Di solito il 2 aprile arrivano tutte le smentite dei giornali che dicono «Scusate, era solo un pesce d'aprile». Spero che questo mini vocabolario italiano vi aiuti a navigare meglio tra le notizie italiane. Sono parole davvero utili per chi vuole ascoltare italiano e capire i dialoghi quotidiani. Ma senti Marta, abbiamo parlato di amici e di giornali, ma tu hai mai fatto uno scherzo a qualcuno della tua famiglia? Perché con i parenti è ancora più divertente, secondo me. I parenti o i fratelli ci conoscono bene, quindi bisogna essere molto creativi per non farsi scoprire subito. Oh, ne ho combinata una bellissima a mia sorella l'anno scorso. Ho usato il suo telefono mentre non guardava, ma questa è una storia che merita di essere raccontata bene. Sapete, in Italia la famiglia è tutto, ma il 1° aprile non si salva nessuno.
Amici, restate con noi perché quello che sto per raccontarvi vi aiuterà a capire ancora meglio come usare l'italiano basico in situazioni divertenti e familiari. Dai Marta, racconta. Cosa hai fatto a tua sorella con il telefono? Scommetto che dopo è nata una conversazione italiana molto accesa tra di voi. Sono curioso di sapere come hai usato il tuo italiano vero per convincerla che fosse tutto normale. Oh, poverina, mi sento ancora un po' in colpa. Mentre lei era in un'altra stanza, ho preso il suo cellulare, sono andata subito nelle impostazioni e ho cambiato la lingua di tutto il sistema in cinese. Quando ha ripreso il telefono per mandare un messaggio, ha iniziato a urlare. Diceva: «Marta, aiuto! Il mio telefono è impazzito! Ci sono dei simboli strani ovunque!» Pensava davvero che un hacker avesse preso il controllo del suo profilo. Che genio! Cambiare la lingua è un classico degli scherzi tecnologici. Immagino la sua faccia mentre cercava di trovare il tasto per tornare indietro senza capire nulla. Questo è un ottimo esempio di come fare un po' di ascolta italiano attraverso storie di vita vissuta. Spero che anche i nostri amici a casa stiano ridendo con noi e facendo un po' di Italian listening practice. Sì, è stato divertentissimo. Alla fine, dopo 10 minuti di puro panico, le ho svelato il mistero e abbiamo riso insieme. È proprio vero che ridere aiuta a pensare in italiano in modo più rilassato. Ma senti Luca, prima di chiudere questa nostra Italian Lesson speciale sul 1° aprile, vogliamo vedere le ultime 5 parole di oggi? Certamente, è il momento della nostra analisi del lessico finale. La prima parola è impostazioni. In ogni telefono o computer ci sono le impostazioni, ovvero il menu dove si cambiano la lingua, il suono o lo sfondo. È una parola fondamentale per l'italiano basico moderno. La seconda espressione è andare nel panico. Significa spaventarsi tantissimo e non sapere più cosa fare. Mia sorella è andata nel panico perché pensava di aver perso tutti i suoi dati. Usatela quando volete descrivere una situazione di forte stress in modo naturale. La terza parola è scherzetto. È il diminutivo di scherzo. Lo usiamo spesso per indicare qualcosa di piccolo, simpatico e non cattivo. Ti ho fatto uno scherzetto, si dice con un sorriso. È una parola molto comune nei dialoghi in italiano tra amici o in famiglia. La quarta parola è svelare. Significa rivelare un segreto o dire la verità dopo una bugia o uno scherzo. Quando ho detto a mia sorella la verità, ho svelato lo scherzo. È un verbo elegante, ma molto usato. E l'ultima parola è legame. Ridere insieme per un pesce d'aprile rinforza il legame tra le persone. Un legame è un rapporto affettivo, un'unione. Spero che questo video aiuti a creare un legame più forte tra noi e voi che volete imparare italiano. Che belle parole, Luca! Amici, siamo arrivati alla fine di questo video speciale. Se volete Learn Italian con noi ogni settimana, non dimenticate di fare 3 cose fondamentali. Primo, iscrivetevi al canale Italiano Vero. Secondo, mettete un like se vi siete divertiti. Terzo, scrivete nei commenti la parola scherzetto per farci capire che siete arrivati fino alla fine. Esatto! Il vostro supporto ci permette di continuare in modo sempre nuovo. Grazie mille per aver passato questo 1° aprile con noi. Ricordate, non credete a tutto quello che leggete oggi, tranne al fatto che vi aspettiamo nel prossimo video. Verissimo! State attenti ai pesci di carta sulla schiena e continuate a praticare la vostra conversazione italiana. Un grande abbraccio a tutti e a presto su Italiano Vero. Ciao!